A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store e innamorati del folletto, oggi vediamo come sostituire lo snodo sia su un HD35 che su un HD40. Che essi siano originali o meno, lo snodo rimane sempre lo stesso ricambio per entrambe le spazzole. Stiamo parlando della spazzola del 135 e della spazzola del 140. Allora, iniziamo subito con quella del 135. Allora, sostituiremo lo snodo con un ricambio compatibile. Iniziamo prima a montare la stova. Giravite Torx T10. Noi ci siamo dotati di un inserto con un trapano avvitatore per fare prima. Entrambe, quindi sia l'inserto sia il giravite, lo potete trovare sul nostro store. 1, 2, 3, 4 viti. Iniziamo. Fatto questo, giriamo la stova, alziamo il coperchio. Quando fate questa operazione dovete fare attenzione a questo perno, quindi nel momento in cui avete alzato dovete cercare di tirare verso l'alto e verso questo lato. Ora c'è un'altra vite che ferma lo snodo, l'ultima. Fatto questo, mettiamo da parte il vecchio snodo, prendiamo il nuovo. Allora, per inserirlo il movimento da fare è questo, quindi dovete far aderire prima questa guarnizione in questo incasso e poi premere verso l'altro lato. Ok, riposizioniamo la vite che ferma lo snodo sullo scheletro. Se utilizzate un trapano avvitatore, mi raccomando, sempre la funzione avvitatore con una frizione abbastanza bassa. È un po' nascosta, quindi dovete avere un po' di pazienza. Ok, riprendiamo il coperchio. Dobbiamo prima incastrare la parte frontale. Ok, e poi la chiudiamo. Giriamo la stova sotto, alloggiamo intanto le viti e proseguiamo avvitando il tutto. Ok, perché si cambia lo snodo? Lo snodo è la parte in cui il peso della scopa, diciamo, va a stressare tutta quanta la spazzola, e facendo di continuo questo movimento si può rompere sia l'ingranaggio all'interno che permette lo scatto, questo qui, oppure facendo di continuo avanti e indietro si rompe il collarino, quindi si apre o da questo lato o da questo o da entrambe le parti. Ora vediamo come farlo su un HD40. Allora, in questo caso abbiamo bisogno anche di un giravite a taglio. Giriamo la spazzola, sganciamo il sottoscopa. In questa maniera inizieremo a vedere tutte quante le viti da svitare. Vi ricordo anche di togliere lo sportellino di ispezione, perché altrimenti successivamente questa qui non verrà via. Quindi, tolto anche lo sportellino di ispezione, proseguiamo togliendo le 4 viti. Ora, testa in sotto, apriamo lo sportello, mettiamolo da parte, prendiamo il nuovo snodo. Vi ricordo che stiamo utilizzando dei ricambi compatibili che possono essere utilizzati tranquillamente al posto dell'originale. Ora togliamo anche l'ultima vite prima di dimenticarci. Fatto questo,
Il movimento da fare è questo qui che vedete. Mettiamo da parte l'altro snodo. Ora, come prima, quindi il movimento da fare è questo qui. Rimontiamo la vite nascosta. Vi ricordo sempre funzione avvitatore. Ok, coperchio. Controllate sempre che sia tutto a posto, quindi che il profilo segua tutta quanta la scopa. Alloggiamo le 4 viti. Pazientate che una si è nascosta. Allora, riagganciamo il tutto. Ok, rimontiamo anche il sottospazzola, quindi agganciamo prima la parte frontale e poi quella posteriore. Fatto questo, abbiamo sostituito entrambi gli snodi, sia un HD40 sia un HD35, quindi abbiamo risolto il problema sia sul colletto 135 e 140. Ricordatevi lo sportellino di ispezione che noi stavamo dimenticando. Ok, ora il lavoro è fatto. Vi ricordo che trovate lo snodo compatibile per colletti 135 e 140 sul nostro store www.brstore.com con il codice K0055.